Soprattutto al chatbot, come cosa che aveva avuto dei problemi, se non ricordo male. Ok, così riesco a fare le cose. Allora, mancano 37 secondi. Comunque dicevo ragazzi, bentornati a una nuova puntata di JINKO'S Time. Ho dovuto rifare il video perché ho avuto un problema tecnico, colpa mia. E ora siamo pronti. $20 ragazzi. Non mi sembra vero. Yeah, iniziamo! Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to our Resident Evil showcase. I'm your host, Brittany Brombacher, here to give you a closer look into what Capcom has coming up for the Resident Evil franchise. We'll be kicking things off with some brand new content and an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay that you do not want to miss. So without further ado, let's get started. È la premiera internazionale, ragazzi. Alt. Hey now. Think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Castle Bell heralds danger. The bell tolls for us all. They're coming again. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has Quante escaped gocce lei. that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. Cioè, di mezzo una cerimonia, praticamente. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Wow! Madonna, che dettagli! Poco rassicurante. Quanto è alto quella? Well, Ethan Winters. There you are. Ok. Resident Evil 8 Village. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Ah. That was amazing, but I still have so many questions. Like, when can I pre-order this thing? Perhaps producer Pete Fabiano has some answers for us. Let's see what he has to say. Siamo già pre-order, ragazzi. Hey everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Resident Evil Village. When we first announced Resident Evil Village back in June, we only mentioned PlayStation 5, Xbox Series X, and PC. I'm happy to announce we've been working hard to bring the survival horror experience onto current generation consoles as well.
Resident Evil Village will also be coming to PlayStation 4 and Xbox One, day and date with next gen. Tutti in The contemporanea! version can be upgraded for free to the digital PS5 version, and the Xbox One version gives you free access to the game on Xbox Series X through Smart Delivery. It's also my pleasure to tell you exactly when you can get your hands on the game. Resident Evil Village will be available worldwide on May 7th, with pre-order 7 maggio! today. Alongside the standard edition, we have a few other options for the game. First, we have the Digital Deluxe Edition, available on all platforms. Players will be able to heighten their survival horror experience with extra content, including in-game items that call back to Resident Evil 7 Biohazard. There's also a collector's edition for consoles that includes all the Deluxe Edition content, as well as a striking figure of Chris Redfield, a steelbook case, poster, and art book. And for those of you who haven't played the previous entry, we have the Resident Evil Village and Resident Evil 7 Biohazard bundle. This lets you get your hands on the award-winning RE7 while you wait for Resident Evil Village. Pre-order any of these editions, and you'll be able to get your hands on both the Mr. Raccoon weapon accessory and their survival resource pack, which will offer additional support during the first few hours of gameplay. Finally, digital pre-orders from the PlayStation Store will receive an exclusive Resident Evil Village mini soundtrack. Wow! Cioè, la carta andrà via almeno in 3 secondi, I know sicuro you've come been lo... waiting for this. It's time for the world premiere first look at Resident Evil Village gameplay. Alongside this first look, we have Pete Fabiano back to offer some insights as well. Let's take a look. Now we're here to give you an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay. Mi ricordate che c'è stato un gameplay in una precedente evento. Just like in Resident Evil 7 Biohazard, you'll be taking control of Ethan Winters. Quanto odio quando fa così. You'll make your way from the village to the castle. Players will need to get in and search for their kidnapped daughter. As you've noticed by now, Resident Evil Village keeps the first-person perspective. We think it really draws players into the detailed world we've created. E noi praticamente andiamo a ritrovare nostra la figlia di Winter. Questo dei primi attimi di gameplay sembrerebbe. E siamo anche ben armati una bella pistola. You'll see a lot of those little details come to life here. The team put a ton of effort into creating a truly authentic feel. From art design to technology, everything ties in great and creates some beautiful visuals. Bellissimo effetto delle ombre, luci, molto ben curato. Now it's time to meet some of the castle denizens. As you'd expect, a warm welcome's not really what's in store for Ethan. Che poi c'è un farfalle, no? Aia! Man blood. Che poi non sono più pistrelle, sono farfalle. Now, let's take a look at him. E la madonna. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Shifting gears a bit, we're finally going to show off some combat. It's not just about shooting. Guarding will also be an important part of the game. Each type of enemy has their own distinct way of fighting, so you'll need to change up your strategy to defeat them. Everyone knows what to do with red barrels. Oh, I barili right? rossi. Some of you will remember a similar management system in Resident Evil 4.
This time around, Che bei we've added ricordi, eh? crafting, which allows you to create items such as first aid and ammo. There's also an assortment of weapons to find and utilize throughout the game. Mi ricordo che in GV4. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone has heard of the likes of you. The merchant makes a return. This time he's known as the Duke. You'll be going to him to buy and sell weapons, amongst other things. The director wanted to give him a unique look, and you'll often find him in different situations each time you encounter him. He's an interesting fella. Smash away with your trusty knife. There's plenty of items to find in your travels. Wow. Coltello è indistruttibile almeno. Non come i remake che ti distruggono appunto per il You hear tempo. And we've also got extra objectives outside of the main ones. Of course, it goes without saying that there'll be plenty of puzzles to solve for players to move forward. Oh, and plenty of surprises to keep you on your toes. Facile però. Oh. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Well, that's one way to end the video. Now that we've shown you what's in store for Resident Evil Village, let's take a look at the exclusive PlayStation 5 demo. Abbiamo c'è PS5 l'esclusiva demo che staranno facendo vedere adesso in Maiden. Quello del prigioniero, se non ricordo male. For this demo, players won't be playing as Ethan, but as a character we're referring to as the Maiden. Unlike the actual game, this experience doesn't feature combat or even blocking. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the Maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5 today. Of course, we want as many people as possible to get a chance to play. So we'll have a separate new Cioè, demo. abbiamo da oggi la demo da giocare fino al 7 maggio. This year marks the 25th anniversary of the Resident Evil franchise, with the very first game releasing in Japan back on March 22nd, 1996. Since then, the series has expanded well beyond the realm of video games. From toys and board games, to CG movies, to live-action Hollywood films, Resident Evil has become a cultural icon. Resident Evil continues to offer surprises around every corner, so let's pass it along to producer Tsuyoshi Kanda to hear more about what you can expect in 2021. Novità, bomba! Earlier this month, we started inviting players to join a closed beta test. The test won't happen until later next week, but I want to use this chance to reveal more details. With the 25th anniversary of Resident Evil coming on March 22nd, we are excited to celebrate this milestone with our fans. Last September, we showed off a piece of key art showcasing some of Resident Evil's iconic characters to start the celebration. Now, I'm happy to announce what was behind that. Let's take a look. Un botto di cose, ragazzi.
Ma che cavolo! La musica è carica bomba. Ariverse is one of the ways we're celebrating the 25th anniversary of the franchise, showcasing so many of the characters that fans love. It'll be available for free to anyone who purchases Resident Evil Village, so be sure to follow the Resident Evil social channels for the latest news. And check out the official website for even more details. On behalf of Massive Entertainment and Ubisoft, congratulations to the Resident Evil team on their 25th anniversary. We can't wait to get our hands on our Reverse. For the occasion, we are bringing a celebration to our game, Tom Clancy's The Division 2. For a limited time, you will be able to collect some of the iconic outfits and items from the original Resident Evil trilogy. Everyone that logs in during the event will get Leon Kennedy's Raccoon Police Department outfit as a warm-up. Now let's have a look at some of these. Madò! Che belli queste skin! Minasama konnichiwa. バイオハザードの映像作品にてプロデューサーを務めていますカプコンの小林博之です。昨年発表しました3D アニメーション「バイオハザードインフィニットダークネス」についてお話したいと思います。ゲームでおなじみのレオンとクレアが活躍する物語となっております。時間軸はバイオハザード4の後の、数年後のお話となっておりまして、レオンがスーツ姿でとある場所でゾンビ事件に巻き込まれます。ネットフリックスにて全世界、配信になりますので皆さんお楽しみください。Wow, a lot's been happening and I hope you enjoyed watching. But if you missed anything along the way, don't worry, keep an eye on the Resident Evil social channels and official website, which will be sharing everything from today's show. As a quick reminder, Resident Evil Village is available for pre-order starting today for the PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, and Steam for PC. And don't forget, PlayStation 5 owners get a sneak peek through downloadable content available worldwide starting today. It has been an absolute honor to celebrate the amazing Resident Evil leading up to its 25th anniversary with all of you across the globe. I'm your host, Brittany Brombacher, and thank you so much for watching. Until next time. Che dire? Cioè, esce a maggio il gioco. Netflix annunciano ufficialmente il film nel 2021, non sappiamo ancora la data. Però allora, sembrerebbe che sia terminata la premiere. Non volevo dire una cavolata, adesso sto controllando. Sì, sembrerebbe che sia terminata. C'è ancora un po' di musica, vedo. Aspettiamo qualche minuto. Qualche minuto. È durato 20 minuti sta premiera. Però wow! Cioè sono emozionato, no, veramente, perché non me l'aspettavo tutte queste notizie. Abbiamo novità, abbiamo informazioni. Poi non sono vampiri, nel senso che i vampiri di solito è un pipistrello. In questo caso invece no, non è un pipistrello la tematica, è ben altro.
Sono assolutamente sorpreso, dico la verità, perché è finita la premiere, abbiamo visto un po' di cose e niente, adesso effettivamente vedo che sembra che sia letteralmente finita. Tra l'altro qui vediamo che c'è la Division. Vuol dire che come c'è con la Division per la roba lì appunto delle skin e tante altre belle cose. Allora, visto che effettivamente sembra che non annunciano più nulla, vediamo a vedere un po' che faccio indietro. No. Innanzitutto troviamo questa misteriosa donna gigante, perché è gigantesca lei, è altissima, che però sta parlando con una certa Mother Miranda. Probabilmente Mother Miranda, quanto io penso, sarà uno dei... come possiamo dire? Uno dei nemici segreti che scopriremo nella storia. E qui non sappiamo moltissimo di lei in realtà. Sappiamo solamente che è una gigante che ha a che fare e che probabilmente è una delle persone che ha rapito la nostra amata figlia di Anton Winter. E la dice molto questa. Perché è interessante questa cosa qua, il fatto che lei possa essere uno dei responsabili. Ma un'altra cosa che mi ha incuriosito parecchio è il fatto di questo. Anton Winters lo guardo come se lo conoscesse. Non sappiamo molto se è vero o meno. There you are. Queste dovrebbero essere praticamente diciamo le sue sorelle probabilmente saranno con le vesti. Ecco, una cosa che ho notato molto, che le donne sono vestite in modo funeraria, mentre lei no. Cioè lei è capello nero, però sembra un gioco di parole di morte e rinascita. Cioè loro sono rappresentati la morte e la signora gigantesca invece la rinascita dei personaggi, la rinascita della serie. E perché lei effettivamente ha qualcosa di naturale effettivamente. E vedremo chi sarà di preciso, come si chiamerà. Vedete? L'icona? Ci sono 3 bambini e sopra c'è il volto bianco. Questo è un riferimento abbastanza chiaro di quello che potrebbe essere. Io sto facendo così perché lo schermo sarà di fronte ed è colpa mia, scusate. Praticamente vediamo quello che dovrebbe essere la gigantesca e i 3 volti dei personaggi. Dei 3 chiamiamole vampira per il momento. Anche se non lo sono, perché vampira è il pipistrello. Loro sono fatti di scarafaggi e qualche animale strano. Però è interessante questa cosa qua che appare. Il significato vero probabilmente è un ambito molto religioso. Poi ci troviamo in un territorio europeo, per cui c'è il cristianesimo, il rinascita. Sembra una bella Madonna, cioè, però, non la cantante, però è interessante molto questa cosa. Poi eccolo qua. Ve lo faccio vedere adesso. Quante cose mi ha tirato. Cioè, questo è quello che vediamo noi in piedi. È chiaramente Chris Redfield, uno degli eroi della guerra contro l'Umbrella, che è appunto un soldato di BSA. Però, se voi vedete, sta rapendo la sua figlia. E vediamo che gli punta pure l'ama, per cui praticamente noi siamo inermi. Però è interessante questa cosa. Il fatto che rapisca una bambina, ma perché? La mia deduzione è il fatto che venga dal motivo del
il Resident Evil 7, in cui praticamente lei è una bambina contaminata dal virus. Per cui è abbastanza interessante. La tomba. Wow. Well, Ethan Winters. There you are. Vedete che non sono pipitati, sono insetti. Per cui capisci che non sono vampiri. Let's see what you're really made of. Ethan. Lui è molto particolare, un personaggio che non sappiamo chi è. Ma sembra che abbia dei poteri paranormali. Probabilmente è un essere di un'altra potrebbe essere, tra virgolette, la controparte opposta della gigante. Cioè, dai, innanzitutto i dettagli sono una roba assurda. Cioè, i dettagli della barba, i baffi, gli occhiali, i lineamenti è una roba assurda come dettagli. Can I pre-order has to say? Producer on Resident Evil 5, Xbox horror experience will be coming to PlayStation 4 and Xbox One, day and date with 5 version. Abbiamo, come vedete qua, abbiamo la possibilità di provare la demo. No, non c'è tutto uno qua. The game. Resident Evil Village uscirà in tutto il mondo il 7 maggio 2021 e i prove partiranno dalla mezzanotte di nostra ora italiana. Per cui, wow. will be available worldwide on May 7th, 2021. Cioè, ragazzi, che ne parliamo? Il 7 maggio uscirà Resident Evil Village. Wow. La cosa interessante è vedere lo sfondo di Christian, di Chris Redfield, che una parte è lupo. È bellissima questa composizione grafica. With pre-orders kicking. Mi notare che comunque Christian aria un po' ferito, come se avete subito un combattimento. Today. Alongside the standard edition, we have as well as a cioè, abbiamo due edizioni, la standard, poi abbiamo la Deluxe, che è questa, e la Collector, che è una TV che è veramente figa come dettaglio, imposta che è la mappa, che vediamo che effettivamente è bella grande, cioè si può esplorare molto probabilmente, non sarà open world sicuramente, avrà uno stile di spostamento molto simile a Resident Evil 4, per cui vedremo. Però è veramente bello l'artbook, in cui si vede già anche si vede già qui la madre con la figlia, Chris Redfield che porta via la bambina. Si vede anche Chris Redfield ha sparato alla compagna di Ethan Winter. E questa confezione da scatolotti di salvataggio, veramente bello. E poi sarà il bundle in cui include il 7 e l'8. Questo bundle praticamente include tutte e due versioni. Vediamo, iniziamo dalla 7 che è la storia iniziale di Ethan e l'8 dove noi andremo avanti. È interessante veramente. Qua ci sono i bonus pre-order. Cioè, Resident Evil 8 ha un botto di contenuti interessanti. E sono veramente contento di vederlo in azione. Perché era uno dei progetti che mi interessava. Io tra l'altro devo ancora finire 7, però veramente io sono molto curioso di giocare. Non giocherò al Day One, aspetterò un po', però veramente mi interessa. Magari lo porterò in live con voi, perché no? Vedremo. Anche il fatto che le armi sono molto più versatili rispetto al 7. Perché possiamo combattere, possiamo difenderci. first person perspective. Per cui è interessante.
The team put a ton of effort into creating a truly authentic feel. Qui appunto adesso vi faccio vedere la scena in cui appaiono le tre ragazze. Sono tipo con le otter, qualcosa del genere. Ah! La faccia nella gamba. Ecco, una cosa molto importante. Dovete tenere molto d'occhio questi oggetti qua. Questo qui, probabilmente saranno gli oggetti che ci faranno capire sui loro personaggi. Perché vedete, ognuno ha tipo altri oggetti. La donna alta. Let's take a look at him. Wow. Vedete, hanno decorazioni di adamenti diversi una dall'altra. Per cui questo è molto curioso. E dobbiamo vedere innanzitutto perché l'unica paura che possa avere è che uno di questi tre possa essere, diciamo, il recettore della figlia di Ethan. Well, Ethan Winters. E qui vedremo. Let's see how special you are. Vedete, i barili rossi sono nati per cui far esplodere i nemici e farli morire. Ma io sono contento per questo, ragazzi. Questo mi ricorda tantissimo la valigia appunto di Resident Evil 4, appunto come dicevano loro. E cui sono veramente emozionato perché il fattore di poter giocare a un gameplay simile a Resident Evil 4 mi fa sentire bene, perché vuol dire che loro vogliono attaccare un vecchio stile che funziona, quello della valigia. Some of you will remember a similar management system in Resident Evil 4. This time around, che potevi combinare, mettere in posizione come volevi. We've added crafting, which allows you to e possiamo anche creare direttamente una valigia. create items such as first aid and ammo. Il simbolo con il lupo, ad esempio, è la valuta monetaria. Lei. There's also an assortment of weapons to find and utilize throughout the game. I dettagli sono molto ben curati, devo dire la verità, non mi aspettavo. E ricordiamoci che Ethan non è un militare, a meno che io ricordo. Poi c'è questa figura che è Duke. How do you know my name? Give him a unique look. Cioè, se voi ricordate le 4 c'era il tizio che apriva la giacca, cioè Why you buy this? Cioè vuoi comprare qualcosa? Invece qui abbiamo questo ciccione che si chiama Duke, che Duke sarebbe, e che praticamente coprirà il ruolo tale quale a quello che è di Resident Evil 4, cioè il venditore di armi, oggetti, salute, potenziamenti tra l'altro. And you'll often find him in different situations each time you encounter him. He's an interesting fella. Sembra che lui possa anche darci delle informazioni. Cioè, magari nel gioco con una certa cifra possiamo ottenere degli indizi. Non sappiamo molto, però mi interessa molto questo personaggio. Il coltello ritorna all'uso, per cui rompere gli oggetti per ottenere diciamo l'equipaggiamento. Qui ben venga. Wait, do you hear that? And we've also got extra objectives outside of the main ones. La pecora. Of course, it goes without saying that there'll be plenty of I puzzles to rompicapi solve sono for tornati. players to move forward. Oh, and plenty of surprises to keep you on your toes. Ok, magari c'è un modo per sconfiggerli. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Well, that's one way to end the video. Now that we've Probabilmente quando lei ci attacca noi moriamo subito. shown you what's in store for Resident Evil Village, let's take a look at the exclusive PlayStation 5 demo.
Maiden è il livello della demo che ci verrà dato, per cui noi potremo giocare questa demo da oggi fino alla data di uscita. For this demo, players won't be playing as Ethan, but as a character we're referring to as the Maiden. Unlike the actual game, this experience doesn't feature combat or even blocking. Noi praticamente è un gioco con le armi sono bloccate, per cui non possiamo combattere e interagire, però noi possiamo letteralmente fuggire. È un po' la gameplay di Resident Evil 7. Vedremo. Io questa demo vorrei comunque provare a portarla in esclusiva a PS5, per cui lo potremo giocare solamente sulla next gen. E vedremo. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the Maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5. Come vedete, da oggi possiamo già sbloccare questa demo. Vedremo. È interessante comunque. Già da fuggire a una delle tre donne, le Black Woman, come le chiamo io per il momento. Of course, we want as many people as possible to get a chance to play. So we'll have a separate new demo available on all platforms, ready for sometime this. Allora, prende prima dell'uscita, perché sembra marzo-aprile, maggio, per cui prende fra marzo-aprile uscirà una demo che tutti possono giocare su tutte le piattaforme, mentre chi potrà giocare in anticipo. Interessante. This spring. This year marks the March 22nd, 1996. Stato che tanto Since then, 25 anni. the series has Wow. expanded to action figures. I want to fan kissing out. Poi c'è questo gameplay che sembra un Battle Royale, che è potente per riprendere i personaggi canonici e usare anche... Io da quanto ho capito, praticamente, quando noi moriamo, diventiamo zombie, o diventiamo uno dei nemici che potremmo selezionare nemmeno. Io già ho giocato la bellada. Che tra l'altro hanno tutti una skin aggiornata, inclusi tutti i Resident Evil presenti finora. Cioè abbiamo Claire del 2, qui lei è del 2, questo è del 7, la versione no tiro del 7 DLC, qui abbiamo il Nemesis, Jill, Ada Wong e Mr. X, questo qua. Our reverse is one of the evil special weapons. Congratulations for the you will everyone. Invece dal 2 febbraio, se prendete la settimana prossima, fra 2 settimane, potremo mettere mani su Resident Evil, sulle screen di Resident Evil dal 2 febbraio. Quello qua io vorrei provare a portare a giocare con voi, perché ci tengo a tenere questa screen. Voglio giocare con voi di Division 2, giocheremo sulla PS5 e magari faremo come obiettivo di prendere le screen di Resident Evil. Vedremo, ok? Allora, questa campagna è dura, questa possibilità di ottenere questa skin. Scusate un attimo. Ho ricevuto un messaggio, scusate.
cioè noi abbiamo la possibilità di giocare di giocare The Division e ottenere le ricompense delle skin, armi e equipaggiamenti particolari di Resident Evil. Praticamente includeranno molte skin, quelle canoniche come Jill, Claire, Ada, non so. Però io appunto di prendere tutti l'equipaggiamenti della BSA di Chris Redfield perché mi piace un botto. Cioè, ti ho visto anche prima, mi pare. Leon, quello prende stile Jill, questo è Jill. Ecco, questo qui è l'equipaggiamento di Chris Redfield, questo mi piace un botto. Vedete? C'è i dati della Stars. E poi Mr. Rich. E poi abbiamo l'annuncio ufficiale che quest'anno uscirà su Netflix Resident Evil Darkness, Infinity Darkness, che è un nuovo film movie in cinematica, cioè computer grafica, CG, e praticamente siamo sulla riga di The Generation, Darkness e poi mi pare Vendetta. Questo praticamente è il quarto capitolo che praticamente è praticamente dopo i fatti del Resident Evil 4. Qui vedremo praticamente che è diventato Leon un agente governativo, che poi si collegherà probabilmente a Resident Evil 6 quando Leon ucciderà il presidente d'America. 皆様こんにちは。バイオハザードの映像作品にてプロデューサーを務めていますカプコンの小林博之です。昨年発表しましたフル 3DCG アニメーションバイオハザードインフィニットダークネスについてお話ししたいと思います。ゲームでおなじみのレオンとクレアが活躍する物語となっております。時間軸はバイオハザード4の後の、数年後のお話となっておりまして、レオンがスーツ姿でとある場所でゾンビ事件に巻き込まれます。この作品はですね、スーツ姿でとある場所でゾンビ事件に巻き込まれUscirà nel 2021, come potete benissimo vedere in data. ます。この作品はですね、Netflix にて全世界、配信になりますので、皆さんお楽しみください。Wow, a lot's been happening, and I hope you enjoyed watching. Raga, io... Tra l'altro la cosa bellissima è la grafica del timing. Questo qua veramente si aggirava pian piano. Cioè ci riempiva, ecco, sbagliato io. Ecco, la cosa interessante è questo simbolo che praticamente è il feto e 4 ali di un corvo. Interessante. E quindi ragazzi, io vi saluto qua, è stato un piacere condividere con voi questa live, il format funziona, la grafica funziona, e che dire, grazie per avermi seguito in questa live, grazie a tutti voi che avete guardato, e ricordate come sempre di mettere un like, condividete. In descrizione troverete tutti i miei link dove poter seguirmi e niente che dire. Alla prossima e come sempre, let's rock baby e posizionato alla massima potenza.